che non è che qua sono più buoni e di conseguenza ti danno tanti soldi. La domanda di questa settimana è semplice: conviene vivere a Dublino? E oggi è l'ultimo giorno che sono da solo a casa. Stasera infatti Cristina torna. Se non sapete di cosa sto parlando, riguardate il video che è uscito settimana scorsa. Si inizia la mattina così. Buona dura. Ah, davvero? Anche la Guinness oggi risplende. Dicevo, mi sono ritrovato oggi a guardare un video di storia irlandese. Interessantissimo. Si capisce anche perché sono così gli irlandesi, repressi da millenni praticamente dagli inglesi. Tutte le chiesette che quando venite in Irlanda vedete tutte distrutte, diroccate, sono così perché sono stati gli inglesi a distruggerle, perché erano cattoliche. Ma ora vediamo se la stanza dove io vado a mangiare è aperta. Felice è aperta, sono anche solo sbatti. Se ancora non sai perché vivo a Dublino, riprenditi tutti i video prima. Sì, questa è Dublino. E anche iscriviti al canale. Tornati a casa dopo il lavoro. Stasera tardi torno a Cree dall'Italia. Ho preparato il pranzo per domani. Fantastico, come siano le 7:30 del 16 di settembre e guardate ancora che tempo, che spettacolo. Vi faccio vedere anche la vista da questa casa. Questo fantastico cone. Ci sarà un video sulla casa più avanti. E poi ecco, guardate che spettacolo quando c'è bel tempo. Il nuovo asilo. Le Wicklow, un tramonto, niente male. Poi guardate qua che organizzazione, qua si mette a sgrassare, qua c'è la mia cena stasera, il mio pranzo domani e il riso che va a mezzo di qua, mezzo di là. Pranzo del Cree, pranzo mio. Martedì la Cree ieri è arrivata tardissimissima, poveretta, è andata a lavoro oggi. C'è più estate in questi ultimi giorni di settembre che in tutta estate, qui in Irlanda è incredibile. Non ci sono nuvole, ma c'è anche da tornare a lavorare, quindi ci vediamo dopo. Signori, grande annuncio! Ci siamo iscritti alla mezza maratona d'Italia. Sarà però ad aprile, l'anno prossimo. Vi dice niente se vi dico Maranello? In pratica è una mezza maratona organizzata da Ferrari che si svolgerà partendo dallo stabilimento della Ferrari. Correrà all'interno della fabbrica per poi passare anche nel circuito di Fiorano e poi correre fino a Modena. Fantastico! Avete solo la nebbia, solo la nebbia. Ed è spuntata una nuova gru là in fondo, oltre che una chiesa. Cari amici, buongiorno. Mercoledì 18 settembre. Sono in ritardo. Veloce. Ma sarò deficiente. Sono uscito di casa senza monopattino, stavo andando a lavoro a piedi. Non è lunedì? Non è lunedì? Ci proviamo. Ma in che senso la nebbia? Tardi. La domanda di questa settimana è semplice: conviene vivere a Dublino? Seguite il video fino alla fine per scoprirlo. Ebbene sì signori, ho appena fatto la mia terza caduta in monopattino in 4 anni. Sapete come sono caduto? Volete proprio saperlo? O no? Sì che ve lo dico, dai. Sono caduto uscendo dall'ascensore qua a casa. Sono andato indietro. Urge tra l'altro sistemazione al monopattino perché si sta rompendo lì. Ecco. Qui è il posto dove sono caduto prima. Oggi è giovedì 19 ed è appena uscito il primo video. Conviene vivere a Dublino? Dopo 4 anni cosa ne penso? Vivere in Irlanda ovviamente ha i suoi pro e i suoi contro, come in ogni posto. Uno degli aspetti fondamentali è il costo della vita, quella è la prima cosa. Dublino è cara, è una città molto cara. Sicuramente uno dei costi più elevati di questa città è l'affitto. E anche la ricerca della casa è una cosa che ti porta tanto a un compromesso. Affitto, alimenti, bollette. Per quello che riguarda l'affitto, i prezzi degli affitti sono molto alti, sono tra i più alti in Europa. Il compromesso può aiutare, ma il prezzo sarà sicuramente sempre molto alto. L'affitto medio di una stanza, 900 euro. Io con Cristina abbiamo una casa bellissima perché è molto bella, l'avete vista. Classe energetica A3, con la palestra, il concierge e tutte queste cose. Paghiamo 2200 euro al mese in 2. Che sono tanti, però sono comunque collegati a uno stipendio. Lo stipendio comunque è molto alto.
Per quello che riguarda la spesa, mediamente noi, considerando che facciamo una dieta con cibo salutare, cibo fresco, via delle maratone, mediamente spendiamo 140 euro a settimana in due, quindi più o meno sono 300 euro al mese. Il problema vero di Dublino secondo me è uscire, banalmente, fare cose, quello secondo me ti uccide. Dublino è carissimo per qualsiasi cosa, berti un cappuccino ti costa 4-5 euro. Bollette invece costa poco, ma perché abbiamo una casa che è coibentata bene, quindi in pratica non spendiamo quasi nulla, spendiamo 100 euro in due al mese. Però ecco, il nostro caso è un po' diverso perché guardando gli standard abitativi e come sono le case a Dublino, di solito si spende un pochino meno di affitto, ma poi alla fine recuperi con le bollette, a meno che vivi a 10-15 gradi in casa, cosa che qui la gente ama. Uno già vuole andare in palestra almeno 50-60 euro al mese li spendi, questa è inclusa. Per quello che riguarda i trasporti, più o meno sono pullman, tram, se sei fortunato che sei sulle linee giuste. L'auto la escluderei perché l'auto effettivamente è quasi un bene di lusso a Dublino. Questa città non è una città fatta per andare con l'auto. Pullman 2-3 euro a tratta, il tram più o meno uguale. Io vado col monopattino, quindi è la cosa più bella che abbia mai comprato nella mia vita. Costo la birra, quando sono arrivato costava anche sotto i 5 euro alla pinta, adesso sotto i 6 non trovi niente. Prima di continuare il discorso sul conviene vivere a Dublino, finito di lavorare, domani si lavora da casa, venerdì, dai che è venerdì. Ora sto andando a casa, ma devo passare un secondo da il tizio che vende i monopattini per fargli vedere il mio. A few moments later. Bene, sono passato dal tizio, 20 euro montano tutto, più il cuscinetto della ruota davanti che è rotto. L'avevo già cambiato una volta, ma non ho sostituito l'altro che mi sembrava buono. Stupido. Ciao! Caldo. Una domanda. Guarda, ma ti pare? Una domanda. Conviene vivere in Irlanda? Dio, avvocato, dipende. Se non fai niente, sì. Se inizi a uscire, comprare cose, accumulare cose, no. Perché? Perché costa un botto. E l'affitto? Affitto non parliamo. Gli stipendi? I stipendi non male. È tipo rapportato all'Italia, no? Secondo me no, perché comunque qua del mio stipendio nell'affitto ci va tipo il 40%. E in Italia ci andrebbe? Secondo me di più. Quasi Tipo tutto. 60-70. Perché sei una ricca! Che mi picchi? L'ho fatto proprio pum! Cristina che mangia il potassio. Signori, abbiamo appena arrivata la spesa. Fantastico il servizio, anche in Italia ovviamente. 6 euro te la porta loro, no sbattimento. Io lavatrice, tu spesa? No, ti posso essere con le... Venerdì 20 settembre, 9 giorni alla maratona di Berlino. Uscirà penso un video dedicato, vedremo, non so, perché sto veramente facendo fatica a fare i video, a vloggare, ma non si molla niente. Continuerò a fare weekly vlog fino almeno ai 10.000 iscritti, costi quel che costi. Oggi Dublino presenta un cielo poco compassionevole, ci vuole proprio dire che l'Irlanda non è un posto dove dobbiamo vivere, ma noi non lo sappiamo e continuiamo a farlo. Oggi, essendo venerdì, si lavora da casa. Nel video di settimana scorsa ho detto cosa faccio qui a Dublino, quindi se ancora non l'hai visto te lo lascio qua sopra. Nel frattempo lì ho praticamente finito. Qui sto facendo la copertina di un video che è già uscito. Continuiamo con il conviene vivere a Dublino, sì o no? Parliamo però ora degli stipendi. Mentirei dicendo che Dublino è una città in cui serve tutto. Definirei il lavoro in due tipi. C'è il lavoro super e il lavoro normale. Il lavoro normale significa lavorare in un bar, lavorare in una pasticceria, in un ristorante, un negozio. Questi tipi di lavoro qua sono più pagati dell'Italia sicuramente, anche perché qui c'è salario minimo. E poi ci sono i lavori che sono magari l'ingegnere, quello che faccio io, l'avvocato. Difficile venire dall'Italia e fare l'avvocato in Irlanda perché le leggi sono diverse. Più che altro non ci credono loro che voi potete imparare. Farmacia e vari Google, quelle robe lì. Ecco, per quei tipi di lavori lì gli stipendi sono decisamente molto più alti rispetto all'Italia, secondo il mio punto di vista. Che non è che qua sono più buoni e di conseguenza ti danno tanti soldi. Questa cosa qua c'è secondo me un po' in Italia, del fatto che in Italia fa tutto schifo, è tutto male perché sono brutti e cattivi, perché i politici rubano, tutti rubano. Ecco, è esattamente così anche qua, semplicemente. Gli stipendi degli ingegneri sono più alti perché ci sono gru dappertutto. Coglierei anche l'occasione per parlare della
Qualità della vita. Secondo me l'Irlanda è bellissima se volete una vita basic. Per esempio Amazon, non c'è Amazon Irlanda, si appoggia sullo UK, quindi le spedizioni dovete sempre pagare e le cose ci mettono anche una settimana ad arrivare. Se volete cambiare i cuscini del letto, i negozi o sono il Dance o sono il Dance o sono il Dance o se no sono il Dance. Punto. Se si è italiani, qua effettivamente si trova tutto, anzi anche uno standard più alto secondo me di quello a cui siamo abituati ad esempio al nord, perché palese, chi lo nega non ha capito niente, che al sud, centro-sud Italia si mangia molto meglio che al nord. Qui essendoci tanta gente del sud, e quello che trovi è del sud, cioè lo standard è più alto, il problema è che costa. Per quello che riguarda invece la sicurezza, ma qua tranquillo, alla fine non succede niente, anche nei quartieri quelli più brutti di base non sono brutti. Ci sono i personaggi, gli autoctoni, i locali, quelli con le tute, soprattutto i ragazzini, sono tipo i Maranza praticamente irlandesi, anche se sono più stupidi dei Maranza. Loro sono un problema, posti in cui ce ne sono di più, posti in cui ce ne sono di meno. Altre cose, l'ambiente è pieno di parchi, percorrere è fantastico, non ci fosse un tempo orrendo, l'aria è pulitissima, per forza è sempre vento. Nulla a dire che ci sono due tipi di Irlanda, c'è Dublino e l'Irlanda. Sabato 21 febbraio, guardate qui che spettacolo. Cri com'è? La qualità della vita a Dublino. Dai, dai. Quindi visto che Cristina non ci vuole rispondere, andiamo adesso in centro e vi facciamo vedere quanto costano le cose, cosa c'è, cosa non c'è, cosa si può trovare, cosa non si può trovare, giusto? No, shopping basic a Dublino. Siamo a Camden Street, c'è il Fresh e adesso entriamo a posto di fascia medio-alta come prezzo. Subito quando si entra si trova questa possibilità di crearti la tua bull, prezzo ignoto. Sono molto carine, 2 per 3,50. Vi trovate anche i Kinder Pinguì, 3,25 €. Queste sono le migliori patatine che potete trovare. Qui si trova anche la bresaola, costo. Questa è buona. Mozzarella campana, 4,76. Strisciale. Tutto rummo trovate qua. A prezzi Barilla 3,45. I succhi della rummo. Questi sono i prezzi. La mazza, il coso doppio. Cappuccino dopo l'ora di pranzo. Quanto? 4,30 €. Però, adesso è buono. E siamo di nuovo a casa, siamo di nuovo qua, Decathlon, già a prendere i gel per la maratona. Ora negozio di scarpe perché lei vuole comprare Scarpe normali perché negli ultimi 2 anni della mia vita ho solo comprato scarpe da corsa. Ecco perché Palermo. Siamo ora a St. Stephen Green, dove ci sono tutti gli artisti di strada. Non si era capito. Se voi vedete un paio di scarpe che vi piacciono un sacco, 3 volte su 4 quel numero non ci sarà. Come sono? Fotonici. Gnocchi? Alla matriciana. Spettacolari. Domenica 22 settembre. Forse oggi è la volta buona che riusciamo a vendere lei. Signori, sembra impossibile, ma abbiamo piazzato la TV. I soldi. Abbiamo reinvestito parte di quello che abbiamo guadagnato dalla vendita della televisione. Sembri Gollum. Se la felicità fosse un oggetto, sarebbe... Madonna. Quanto abbiamo speso per tutta questa roba a Dublino? Quanto costerebbe in Italia? Scrivetelo nei commenti. Quanto invece è costata a Dublino? Il prezzo di tutto questo ben di Dio su questo tavolo, che magari è anche buono, è stato di 98 €. Forse abbiamo esagerato. Tu hai esagerato. Io? Sì, io ho mangiato... Hai mangiato tutto quello che c'era extra, tu l'hai mangiato. Impossibile. E niente, questo video finisce qua. Ci vediamo settimana prossima per un nuovo ed entusiasmante episodio. Chissà cosa succederà mai. Certo cosa succede settimana prossima. Sai cosa succede settimana prossima? No.
Andiamo a Berlino, Beppe, si corre la nostra prima Six Major. Ci vediamo, ciao. Iscriviti al canale, metti mi piace, grazie, ciao.